Italia e Albania, due paesi che ci sono sempre stati l'uno per l'altro, due paesi uniti da un'atmosfera di fratellanza e condivisione. La fusione dei due popoli porta a un interessante intreccio di tradizioni e cultura, che andremo a scoprire nel video di oggi grazie ad Amarilda. Non ci avete abbandonato mai quando ne avevamo bisogno e prendevamo le navi per raggiungere la costa di fronte. Grazie Italia perché hai illuminato il nostro cammino con la tua arte, bellezza e musica. Queste le parole di Elketa Veisiu a Sanremo. Buona visione! Ciao Marilda, grazie mille per essere qui, è veramente un piacere averti sul nostro canale. Grazie Giulia del tuo invito. Allora, raccontaci un po' la tua storia. Di dove sei? Io sono albanese, la città natale si chiama Korçë, è una bellissima città nell'entroterra albanese, proprio nel sud-est dell'Albania, nei confini tra Grecia e Macedonia. Io mi trovo in Italia perché ho voluto studiare qua. L'italiano è stato una lingua che mi è sempre piaciuta e quindi già in Albania sono andata in un liceo linguistico proprio nella sezione dove si studiava l'italiano. Okay. Lì ho iniziato a studiare l'italiano con professori italiani molto simpatici che comunque li ricordo con molta simpatia, però anche i professori albanesi dell'italiano sono stati molto bravi, quindi è stata una bellissima esperienza. Anche mia sorella ha scelto di fare la stessa cosa, quindi ci siamo trovate tutte e due in Italia a studiare e fare l'università qua, quindi siamo partite già che sapevamo l'italiano, quindi la lingua del sommo poeta, quindi. Ma quindi voi siete arrivate in Italia che già parlavate italiano perfettamente, cioè a questo livello? L'italiano scolastico, okay. Sì, perfettamente, però l'italiano scolastico un pochettino meno sciolte, ecco, diciamo parlare tranquillamente senza aver paura di sbagliare, quello ancora no, ecco. Poi arrivando qui, conoscendo tantissimi studenti da tutta l'Italia e comunicando poi anche con le persone, comunicando sempre in italiano, è stato anche più facile, che anche i pensieri ti vengono anche in italiano, quindi è stata un'esperienza bella, quindi tuttora. Quindi diciamo che hai perfezionato il tuo italiano poi una volta arrivata in Italia? Assolutamente sì, perché ci siamo trovate con un'altra realtà, quindi anche gli studi, anche la vita di tutti i giorni è stata sempre di aiuto, diciamo, per perfezionare la lingua. Ok, bellissimo. Però ora mi sorge spontanea una domanda. Tu hai detto che hai fatto la scuola con insegnamento in italiano in Albania. Sì. Perché c'è questa opzione? C'è questa opzione perché ci sono i due rispettivi governi dei due paesi che hanno fatto diversi accordi che fanno parte, diciamo, dei gemellaggi culturali e linguistici che si fanno per promuovere la lingua italiana nel mondo. E i rispettivi governi ogni tot anni rinnovano dei programmi che fanno parte di cultura e di promuovere la lingua italiana nel mondo. In questo caso in Albania c'è un programma che si chiama programma Illyria, che è partito da più di 20 anni fa, si rinnova ogni 10 anni, proprio l'ultimo rinnovo è stato quest'anno, dove l'intenzione è di promuovere la lingua italiana e di essere studiata nelle scuole come prima lingua straniera. Ok, quindi ancora prima dell'inglese? Sì. Questa è l'intenzione, anche se comunque l'inglese e il francese rimangono sempre come prime lingue che si studiano, però l'intenzione è di arrivare a diventare la lingua italiana come la prima lingua straniera che anche se comunque l'italiano lo sanno una buona parte della popolazione albanese e quindi ci sono un 70% degli albanesi che sa parlare italiano perché l'influenza della TV italiana è stata molto decisiva in questo, quindi la cultura, la TV, le canzoni. Poi adesso in questi anni ci sono tantissimi italiani che hanno scelto anche di vivere in Albania, di investire, quindi di fare anche commercio, quindi ci sono
anche ci troviamo anche per questa ragione, non soltanto la scuola, ma anche per questa ragione che tanti albanesi sanno parlare l'italiano. Poi siamo un popolo di immigrati, quindi tantissimi albanesi vivono qua, che portano in Albania anche tanta di cultura e di linguaggi all'interno, diciamo, della cultura albanese. Ok, quindi diciamo anche per ragioni economiche. Certo, assolutamente sì, per ragioni economiche, sì. Quindi praticamente tu in Albania hai la possibilità di accendere la televisione e di guardarti i programmi anche in italiano. Certo, assolutamente sì, la TV italiana, la Rai, oppure Mediaset, siamo cresciute, diciamo, con i cartoni animati. Ma dai! Sì. Siamo cresciuti con i cartoni animati, diciamo, del Sailor Moon. In italiano? Lady Oscar, sì, in italiano, sì. È interessantissima questa cosa. Sì, sempre in italiano, sì, quello sì. Poi mi ricordo quando ero piccola, la TV proprio statale albanese, sempre per promuovere le lingue straniere, trasmetteva un programma di insegnamento dell'italiano, ma questo anche per le altre lingue, inglese, francese, tedesco. Però mi ricordo che c'era anche per l'italiano, quindi mi ricordo la sigla del Volare, la canzone Volare, quindi ecco, nel blu dipinto di blu. Sì. Poi già negli anni della chiusura del comunismo tantissimi artisti quindi ascoltavano di nascosto le canzoni italiane, quindi sono stati anche penalizzati purtroppo per questo, perché li hanno chiamati revisionisti. Quindi ecco. Sì. Anzi, il famoso 11° Festival della canzone albanese, quello che si sentiva nell'area era proprio la cultura occidentale, soprattutto quella italiana, quindi anche Sanremo, quindi è stato penalizzato quel festival, quindi non si trovano tanto facilmente filmati di quel festival, perché è stato penalizzato appunto perché era di influenza occidentale, quindi ecco, soprattutto italiana. Infatti, come abbiamo visto dall'ultimo Festival di Sanremo, che comunque in Albania viene seguito tanto, quando l'ultima volta che comunque è stata invitata anche una presentatrice famosa della TV albanese, è stata invitata nel festival infatti è stata criticata perché parlava tanto fluentemente, velocemente italiano, quindi meglio dei presentatori del festival stesso. Quindi. Ma anche tu parli da madrelingua, cioè completamente da madrelingua. Grazie. Ma tutti parlano italiano in Albania? Cioè tu riesci a parlare italiano anche nella vita quotidiana? No, ti serve? No, nella vita quotidiana non tanto, soprattutto nelle grandi città, dove ci sono italiani che hanno le loro attività economiche, e lì serve, ma credo che comunque anche tanti italiani gli piace parlare un po' di albanese, quindi non è solo il contrario, quindi tanti gli piace, quindi tanti hanno anche imparato qualcosa. Tant'altro che comunque qui ci troviamo che tante ragazze si sono fidanzate con ragazzi italiani, quindi tanti ragazzi magari sanno parlare qualche parola e si inseriscono bene magari anche con i rispettivi parenti, quindi non soltanto, diciamo, l'italiano viene, però anche l'albanese è diventato, diciamo, parte della vita degli italiani, quindi c'è un rispettivo ricambio, ecco quello. Quindi l'albanese è diventato parte della vita degli italiani che abitano in Albania. Assolutamente sì, però non necessariamente, perché ovviamente i ragazzi sono bravi anche semplicemente guardando la TV a capire, a parlare tranquillamente italiano. Che cosa mi diresti invece degli albanesi che si sono insediati in Italia? Allora, anche qui c'è una storia antica, non tanto recente. Gli albanesi che vivono in Italia, troviamo le comunità albanesi degli Arbresh, soprattutto che vivono nelle regioni del sud dell'Italia e nelle isole, e loro sono emigrati qua più di 500 anni fa, dopo la morte del principe, del nostro eroe nazionale Skanderbeg, e quindi si sono ritrovati a seguito dell'occupazione dell'impero ottomano, si sono ritrovati a emigrare in Italia. Loro si sono insediati in diversi paesi nel sud e nelle isole dell'Italia, e lì hanno conservato lingua e cultura, quindi che vengono tramandate tra generazione e generazione.
generazione. Poi abbiamo una seconda ondata dei primi anni 90 e anche qui hanno conservato, diciamo, cultura e lingua tradizionale albanese, però c'è un altro processo diverso che comunque si sono integrati molto bene anche con l'italiano, con la cultura italiana, con la lingua, quindi anche le nuove generazioni sanno parlare bene non soltanto l'italiano, ma tanti parlano benissimo anche dialetti, quindi, quindi sono diventati parte della vita e della cultura italiana. Beh, diciamo che una volta che impari anche il dialetto della tua regione ti puoi definire proprio integrato, certo, al 100%. Assolutamente sì. Poi la lingua albanese favorisce, diciamo, il modo di pronunciare, l'albanese, tutto favorisce molto nel parlare bene anche le altre lingue straniere. Gli albanesi sono propensi di imparare facilmente e parlare bene le lingue straniere. Si vede. Grazie. Ma raccontami un po', hai detto che la comunità albanese che si è insediata nelle regioni italiane del sud ha mantenuto proprio la tradizione e anche la lingua. Certo, assolutamente sì, quella è una lingua arcaica, un albanese arcaico di 500 anni fa, però ovviamente negli anni ci sono stati tanti cambiamenti dove all'interno del bagaglio culturale e linguistico fanno parte anche proprio parole e espressioni in italiano, quindi questo mischiare le lingue che proprio è diventato parte della lingua arbresh delle loro tradizioni. Quindi se io vado in questi posti praticamente trovo cartelli stradali in entrambe le lingue? Assolutamente sì, mi è capitato di vedere, sì, sia in italiano che nell'albanese arcaico. Sì, wow. mi è capitato di vedere, quindi sì. Molto interessante. Sì, è molto interessante che in questi paesi viene promossa, diciamo, la cultura tradizionale, però sempre ovviamente mantenendo anche quella italiana, anche del proprio paese dove vivono, non soltanto quella albanese, quindi ecco. Certo. Vanno a pari passo tutte e due le culture. Beh, mi sembra giusto, no? È importante sia mantenere le proprie origini, però anche integrarsi al 100%. Assolutamente sì. Allora Marilda, veramente grazie mille per aver condiviso con noi la tua esperienza e soprattutto per aver diffuso così tanta conoscenza. Grazie a te dell'invito, è stato un piacere. Quando vuoi sono a tua disposizione per condividere queste esperienze bellissime. Grazie. Certo, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao.